Bentornati nel forum. Quello di oggi sarebbe dovuto essere uno dei titoli che avevo pensato per il video di Halloween, però poi alla fine, come avete visto, ho preferito optare per Mörk Borg perché era da un po' più di tempo che ve ne volevo parlare. Però se dovessi esprimere in effetti una preferenza fra Mörk Borg e il titolo di oggi, devo dire che è questo quello che mi ha maggiormente convinto, quindi ve lo beccate come speciale di Natale, possiamo dire? Dunque, siamo qui oggi per parlare di Vezzen, gioco di ruolo del 2019 di Nils Carlen e di Johan Egerkrans, nonché illustratore del gioco e autore dell'omonimo libro che ha preceduto questo titolo ed edito della Free League. La prima cosa da dire è che, trattandosi di un titolo della Free League, il sistema è lo Year Zero Engine di Thomas Arenstam e quindi non staremo, come avrete immaginato, quindi non staremo qui ad approfondire tutte le meccaniche, dal momento che le abbiamo già viste nelle recensioni di Tales from the Loop e Things from the Flood, ma ci limiteremo agli elementi più caratterizzanti di questo gioco. Come detto prima, il gioco si basa su un libro illustrato e scritto da Johan Egerkrans basato sulle creature del folklore nordico e per via dell'atmosfera di orrore nordico che si respira, in molti hanno definito questo come il gioco di ruolo delle fiabe dei fratelli Grimm e non ha torto, devo dire, in effetti. Vediamo quindi insieme l'ambientazione. Vezzen ci porta nella Scandinavia dell'Ottocento, in particolare in Svezia, in un periodo storico di transizione da un mondo contadino a uno industrializzato. Sono questi infatti gli anni della seconda rivoluzione industriale, con tutti i loro pregi, ma soprattutto i loro difetti. L'abbandono delle campagne verso il lavoro in fabbrica nelle città, il lavoro minorile, le pesanti disuguaglianze economiche e lo sfruttamento incondizionato delle risorse naturali. In questo contesto troviamo però i Vezzen, creature come gnomi, troll, lupi mannari, giganti e sirene, per dirne alcuni. Per non fare spoiler non vi dirò qual è la loro origine, ma vi basterà sapere che sono reali e meno tranquilli di quanto fossero in passato. Per secoli, infatti, i Vezzen hanno convissuto con gli umani, celandosi ai loro occhi, ma aiutandoli qualora questi ultimi si fossero dimostrati rispettosi e avessero magari fatto delle offerte, o rendendo le cose più difficili e pericolose in caso di mancanza di rispetto. Riferimento questo al mondo contadino e folcloristico fatto di fiabe, il cui scopo era educativo. Avete presente il classico "se disobbedisci alla mamma le streghe ti porteranno via", eccetera eccetera? Tuttavia il recente abbandono delle campagne e la progressiva civilizzazione hanno disturbato l'equilibrio tra il mondo umano e quello soprannaturale, rendendo i Vezzen più aggressivi. Per entrare nel vivo del gioco, sappiate che sono sempre esistite persone con il dono di poter vedere i Vezzen, dal momento che questi sarebbero invisibili agli occhi delle persone comuni, dono che prende semplicemente il nome di The Sight, la vista. Furono proprio persone con questo dono che nel XVI secolo si organizzarono in un ordine il cui scopo era studiare e talvolta combattere i Vezzen, inizialmente chiamato Ordine di Artemide e poi semplicemente The Society, la società, ma che verso la fine del Settecento andarono incontro ad una tragica fine, tranne una sola di loro, ed è qui che entrano in gioco i vostri personaggi. Questa sopravvissuta della società si chiama Linnea Elfeklint. Si tratta di una donna ormai anziana che praticamente affitta stanze e camere ad Uppsala, anche se molto più spesso la potete trovare nel centro di igiene mentale. In un modo o nell'altro i vostri personaggi la incontreranno, dal momento che anche loro avranno il dono della vista, e sarà proprio lei a raccontarvi la storia della società, dei Vezzen e di tutto ciò che c'è dietro. A quel punto sarà proprio lei a fornirvi le chiavi del castello di Gillenkreuz, ovvero la storica sede della società con tutti i suoi segreti. Questa ovviamente farà anche da meccanica a quello che in Tales from the Loop, per esempio, era il rifugio, quello che in Coriolis sono abbastanza sicuro essere la nave, eccetera eccetera. Prima di passare alla creazione del personaggio, sappiate che il castello lo potrete nel corso del tempo personalizzare spendendo risorse per aggiungere stanze che avranno anche un effetto meccanico in gioco. Per esempio, l'armeria consentirà ad uno dei vostri personaggi di poter partire con un'arma da mischia di grado e disponibilità 2 senza spendere 2 risorse per possederla, ma su cosa sono le risorse ci torniamo tra un momento.
Inizierete quindi la campagna esplorando il castello, presterete giuramento come membri della società e a seconda delle responsabilità che avrete all'interno del gruppo guadagnerete un titolo, come il tesoriere, il guardiano o l'armaiolo. Ora, che tipo di personaggi giocheremo in Vezin? Trattandosi di un gioco di ruolo horror, alcuni archetipi sono quelli che potremmo già aver visto in altri titoli. Troviamo infatti l'investigatore privato, l'occultista, troviamo anche il prete per esempio, però ce ne sono anche altri che sono un po' più in linea con l'ambientazione. Per esempio io ho trovato molto interessante il cacciatore, dal momento che si tratta di una professione che metterà il vostro personaggio un po' a metà tra due mondi, quello civilizzato e quello selvaggio. Come vuole lo Year Zero Engine, l'età del vostro personaggio determinerà i punti da distribuire negli attributi e nelle abilità. Chiaramente, più sarà giovane il vostro personaggio, maggiori saranno i suoi punteggi negli attributi ma inferiori nelle abilità e viceversa man mano che l'età va a salire. A seconda del vostro standard di vita, ovvero quanto siete più ricchi o più poveri, avrete anche un numero di dadi che indica il vostro valore di risorse, dadi che dovrete tirare per sapere quante risorse avrete effettivamente disponibili per poterle spendere eventualmente anche in pezzi di equipaggiamento che appunto avrà ogni pezzo un suo grado di disponibilità. Similmente ad altri titoli Free League, ognuno di voi avrà anche una motivazione che lo spinge ad agire, tuttavia qui troviamo anche un oscuro segreto che il vostro personaggio si porta dietro, una cosa che però sa soltanto lui o qualcuno con cui magari vi siete confidati. Avrà poi un trauma che lo accompagna da un bel po' di tempo nella sua vita e, dettaglio interessante, avrà anche un oggetto che in qualche modo costituisce un ricordo legato al suo passato che potete segnare nella voce memento, e li trovate anche divisi per il tipo di archetipo che state giocando. Immancabile poi appunto la mappa relazionale tra i personaggi che consentirà una buona dinamica di gruppo se sfruttata opportunamente. Vediamo quindi il sistema. La risoluzione delle prove e dei conflitti avverrà con la meccanica base dello Year Zero Engine. Si tirano tanti di 6 quanto il valore dell'attributo sommato all'abilità e ogni 6 costituisce un successo, mentre i talenti del vostro archetipo vi potranno garantire bonus ai tiri. Ma vediamo le caratteristiche proprie di Vezin. L'iniziativa verrà stabilita pescando delle carte da gioco numerate da 1 a 10, dove anche il Game Master pescherà per i mostri e gli NPC. Sarà possibile scambiarsi le carte all'inizio di ogni round, mentre durante il combattimento potremmo spendere successi extra per soverchiare l'avversario e scambiare la nostra carta con la sua. Sempre riguardo il combattimento, potremmo compiere un'azione lenta e una rapida, similmente all'azione e all'azione di movimento di D&D. Le nostre ferite sono stabilite dalle condizioni, che qui troviamo fisiche e mentali. Valgono più o meno le stesse regole che abbiamo visto in Tales from the Loop, con la differenza che potremmo subire danni permanenti o acquisire strane abilità, da assegnare alla voce Insights e Defects quando raggiungiamo la condizione Broken. I danni delle nostre armi indicano quante condizioni possiamo infliggere a un NPC, anche se quelli umani o animali avranno al loro posto un valore di resistenza da azzerare. Nel momento in cui entriamo in combattimento, l'area dovrà essere divisa in zone atte a calcolare le distanze. Un'arma da mischia può essere usata solo nella zona in cui si trova il nemico, avendo quindi un valore di distanza 0 o 1. Mentre un'arma a distanza, come un fucile per esempio, potrà coprire più zone, tranne quelle troppo vicine. Prima di passare ai Vezin, lasciatemi specificare un dettaglio. Affrontarne uno è sempre un grosso rischio, quindi meglio pensarci bene prima di gettarsi a testa bassa contro un troll. Dato che stiamo parlando di un gioco dell'orrore, il combattimento risulterà sempre pericoloso. Non a caso si tratta di un gioco che predilige molto il mistero e l'investigazione, come per esempio il richiamo di Cthulhu. Pertanto non pensate di iniziare campagne un po' hack and slash con questo titolo. Passiamo ai Vezin. Ne troverete una lista già pronta, ma niente vi vieta di crearne di vostri rispettando delle linee guida. Prima di tutto possiedono un potere magico, che può essere un incantesimo, una maledizione o un trollcraft, cioè una magia particolare dei troll e fate che può alterare la realtà in sostanza. Le loro caratteristiche sono forza, per attaccare o resistere ai danni, controllo del corpo per evitare attacchi, inseguire o nascondersi per esempio, magia per applicare i loro poteri o resistere a quelli altrui perché talvolta anche i personaggi possono ottenerne a determinate condizioni, manipolazione per le prove di interazione
e paura, cioè una soglia di difficoltà che i PG devono superare per non subire gli effetti del terrore. Meccanica che ricorda la sanità mentale di altri GDR horror. Infine, ogni Wesen avrà un segreto circa la possibilità di essere ucciso od ostacolato, oltre al fatto che i PG potranno eseguire dei rituali specifici, in combattimento e non, per poterli neutralizzare, ognuno diverso per ogni Wesen. Partiamo da cosa mi è piaciuto. Sicuramente le atmosfere e le tematiche da fiaba nordica legate al rapporto tra umani e Wesen, ma anche il fatto di avere un mondo magico e selvaggio che rischia colpo dopo colpo di scomparire sotto i colpi della civilizzazione, che dal mio punto di vista sono le tematiche più interessanti da affrontare in un'eventuale campagna o one shot. Le illustrazioni di Johan Egerkrans poi da sole fanno di Wesen un manuale di una bellezza artistica veramente rara da trovare, che da sole secondo me valgono un posto in libreria per questo gioco. Che cosa mi ha convinto di meno? Permettendo che in realtà io mi trovo molto a mio agio con lo Year Zero Engine, devo dire che però ero un po' scettico sulla sua applicazione ad un'atmosfera horror. Questo perché si tratta di un gioco in cui è molto facile ottenere successi. Considerate che lanciando 5 dadi, che è un numero abbastanza standard con cui si effettuano le prove in questo gioco, la percentuale di ottenere successi è del 60% e quindi non lo vedevo opportuno forse per quel livello di pericolosità che mi aspetterei da questo genere. La meccanica della paura da un lato compensa un po' questo problema, però devo dire che tendenzialmente è abbastanza superabile dai giocatori con una coppia di successi, dato che il punteggio di paura per ogni Wesen non è poi così alto. Considerate che per superare il test di paura vi basterà fare una prova di logica o empatia più un dado per ogni giocatore presente in scena. Per correttezza però bisogna dire che i danni, le magie e gli espedienti in mano ai Wesen li rendono tutto sommato delle belle palle al piede per i personaggi, quindi con il giusto mix di difficoltà, di lancio di dadi e di iniziativa potrete avere un'esperienza horror tutto sommato propriamente detta. Cosa che però in effetti può essere criticabile. Per avere forse quella vera esperienza horror che molti di voi potrebbero già essere abituati, vi servirà giusto un po' di sfortuna nel tiro dei dadi, e questo renderà il tutto forse dal mio punto di vista un po' più vago, ecco. Rimane un po' il problema delle abilità che avevamo già visto per esempio negli altri titoli Tales from the Loop e Things from the Flood, ovvero il fatto che per esempio se state giocando un medico, questo potrebbe fallire il tiro di medicina se i dadi gli dicono male, che tra l'altro dovrebbe essere la sua abilità più alta, però dal momento che ogni personaggio può tentare un tiro di abilità che non ha, un altro personaggio che non sente di medicina potrebbe avere successo invece, creando quella che in un certo senso è un po' una contraddizione. Io per tappare questa falla tendenzialmente, se il personaggio non ha l'abilità, gli alzo sempre un po' la difficoltà in modo da cercare di riequilibrare la cosa. Quello che posso dirvi è di non aspettarvi quello che potreste già aver visto o giocato in altri titoli horror, però tutto sommato avrete un gioco molto interessante da giocare, facile comunque a livello di meccaniche e anche bello da sfogliare grazie alle illustrazioni. Vi segnalo inoltre i nuovi Kickstarter lanciati dalla Free League delle espansioni di Wesen. Potete trovare infatti l'espansione dedicata ai miti britannici e irlandesi più Season of Mystery, ovvero un manuale che contiene tanti misteri che potete far giocare al vostro party. Con questo è tutto, noi ci vediamo il prossimo anno perché con questo chiudiamo le recensioni del 2021, speriamo che il video vi sia piaciuto, noi ovviamente vi auguriamo buone feste, buon Capodanno, buona Befana, buon tutto in pratica, vi invitiamo come al solito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale, di passare dalla nostra pagina Facebook e di seguirci su Instagram, e se volete fare qualche chiacchiera più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo, vi invito a unirvi al nostro gruppo Telegram, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Da Daniele, dal forum Sententiam, vi auguriamo buon Natale e chiudo.